Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the Road è viaggio. Tattoo on the Road è storie. Tattoo on the Road è tatuaggio. Tattoo on the Road è avventura. Tattoo on the Road è molte cose. Insomma, Tattoo on the Road è Tattoo on the Road. Punto. Caldo fuori, è allucinante, ho paura per Luca perché già soffriva ieri sera. Di là c'è l'officina vista. Conoscenze che aveva prima a Salt Lake City, zero. Ti direi una cosa, prendiamo le moto e andiamo. Las Vegas, in questo nostro strano viaggio, è una specie di mamma sempre pronta ad accoglierci. È il nostro punto di riferimento, colorata, piena di contraddizioni, piantata lì nel mezzo del deserto, ma sempre disposta a darti riparo. Certo che nel giro di poco essere passati da ore di guida nel deserto alla Fremont Street Experience è una specie di salto quantico, roba da andare fuori di testa. Allora, per assurdo non rappresenta il mio modo di vivere, cioè non adoro la confusione, però Las Vegas è una figata. A me piace un sacco. Las Vegas è sicuramente una città da vedere, ma non è una città nella quale io ci abiterei troppo. Lungo la Fremont, che dopo la Strip è la via più conosciuta di Las Vegas, facciamo prima dire che può accadere semplicemente tutto. È un incrocio tra l'inferno e il paradiso, dove naturalmente, come ogni cosa a Las Vegas, tutto è possibile, compreso sorvolarla come dei razzi. In hotel troviamo una bella sorpresa. Sono dei giovani tatuatori completamente assorbiti dalla pittura. Tiziano, ovviamente, viene rapito da questa scena che lo risucchia dentro il suo universo, che è fatto di colori, di tele umane, di fogli, di matite e soprattutto di parole. Mi ha fatto piacere vedere che qui, come anche in Europa, oramai il tatuatore si esprime moltissimo e dedica tantissimo tempo della sua attività professionale a dipingere, perché al giorno d'oggi il tatuaggio non può più necessariamente essere legato solo a un discorso di riproduzione, ma ci sono tantissimi stimoli anche esterni che il tatuatore cerca, e possiamo dire che oramai, secondo me, il tatuatore è un po' diventato veramente l'avanguardia artistica. Finalmente eccole le nostre strade, lunghe, senza una fine, quelle dove guidi e pensi un po' a tutto. Il viaggio è la mia vita. Ho sempre viaggiato, ho avuto la fortuna di poterlo fare e adesso che chiaramente la passione della moto mi accompagna, lo faccio in moto. Non potrei mai vivere senza viaggiare e questo esce fuori tantissimo, perché già mentre vivo un viaggio nella mia testa ho una necessità di programmarle il prossimo. Sono una persona che tende spessissimo proprio ad abbandonare la realtà quotidiana con la mente, a viaggiare. Sicuramente il rettilineo in assoluto ti predispone al concetto di viaggio, a elevarti con la mente, a viaggiare di testa. Mi vengono in mente le famose strade uguali a quelle dei film, tanto per capirci, perché chi arriva in America per la prima volta pensa sempre e solo a questo, è tutto come nei film. Naturalmente ci sono poi le soste impreviste, quelle dettate solo dalla curiosità, perché la cosa più bella di un viaggio è poter essere padroni di scrivere una nuova pagina del libro semplicemente mettendo la freccia a destra per andare ad esempio a curiosare dentro un motel abbandonato. Qua benzina? Qui mi sa che va dura con la benzina. No, Patrizio, guarda quel motorhome che passa, questa è gente intelligente. Cioè, è l'unico posto al mondo dove tu hai il camper Tira la macchina. che tira dietro un SUV. E qua il benzinaio è andato via.
ha detto che torna subito, però c'è il cartello. Quante ce ne sono di stazioni così abbandonate veramente? Io ne ho viste poche. Poche. Perché poi uno le trova magari finte abbandonate, poi dietro c'è tutti i turisti ci sono. Sì. No, questo è veramente abbandonato. Ho fatto un giro dentro, c'è ancora tutto. Cioè, sembra che sia scoppiata una bomba e siano scappati. Ci muoviamo dentro ciò che resta di questo vecchio motel. Certo che se uno si ferma a pensare a quante persone e a quante storie possono essere transitate in questo luogo sperduto, c'è veramente da impazzire. Tutte le cose vecchie e abbandonate hanno ancora un'anima. Basta cercarle in mezzo alla polvere, evitando magari di trovarsi di fronte a un serpente, perché quelli purtroppo qui non mancano mai. Ragazzi, c'è un serpente. Fortunatamente oggi il caldo non è di quelli insopportabili e poi dobbiamo percorrere neppure 70 miglia. Ma quella che veramente ci incuriosisce è la meta. Mattia è stato molto misterioso, ma una cosa è certa: sicuramente sarà un posto strano e fuori dalle tradizionali rotte turistiche. Come sempre, mentre ci avviciniamo, l'emozione aumenta. Facciamo le ultime curve all'interno di una gola e finalmente la vediamo. È una ghost town, una minuscola città fantasma nata attorno a una miniera d'oro. Adoro le città fantasma, queste città che ricordano il vecchio West e che riportano un po' all'immaginario degli Stati Uniti. E sempre alla ricerca di questi posti ne ho trovato una veramente meravigliosa, non commerciale, e quindi ho deciso di portarci i ragazzi. Numero attuale degli abitanti 2, marito e moglie. This is the oldest and richest gold mine in southern Nevada. There's 3 miles of tunnels inside this mountain, and the Indians that lived out here showed the miners where it was in 1861, and they worked this mine for 80 years. The Indians that were out here were Paiute and Mojave, and Paiutes were right here in this canyon. Mojave Indians were along the river, so they didn't like each other much. Gold and silver is in the rock and in the ore that is inside the mine. It's not really a town, it's more of a man camp. They're all men that live out here. We've traveled different places, and we've decided there's nowhere else we'd ever really want to be. We love it out here. When we go to town to do shopping or something, we can't wait to get home. We never get tired of it. Questa è stata la loro scelta, rimanere lontano da tutto e sopravvivere confidando nella presenza di qualche turista occasionale, perché la loro intenzione non è certo quella di promuovere troppo questo luogo. Sarebbe la fine della tranquillità. I grew up in Las Vegas, and then I raised my kids in Boulder City, and then I bought this place 22 years ago, and we've just restored it back to its... We have 5 kids and 9 grandkids, and all our kids love it. When we first bought it, we worked them and they had to help restore the place. We have 2 boys and 3 girls. Giriamo incuriositi ed è una specie di caccia al tesoro, perché lì in mezzo puoi trovare veramente di tutto. Colleziona veramente qualsiasi cosa questa strana coppia. Poche volte capita di imbattersi in un frigorifero pieno di serpenti congelati. This is called a Mojave green rattlesnake. These are poisonous snakes, and so Poison? These are poison. We cut their heads off because the poison is in its head. And then there's different kinds. This is a speckled rattlesnake, different kinds, different colors. But we catch about 20 of these a summer. This keeps my wife out of the ice cream. We do weddings here. Wedding? We do about 3 weddings a week. 3 wedding a week? Yeah. Fanno 3 matrimoni a settimana. They get married up over here, and it's got a library inside now. There's a library. Lots of books. L'ingresso della vecchia miniera è ancora ben visibile e come tutte le volte che l'uomo si è infilato sottoterra per cercare fortuna, anche questo angolo di deserto del Nevada è un luogo di morte e di tragedie. We bought it because we like the history. There's lots of stories of the miners and killings and renegades and movies, and we get to collect old cars and trucks, and so we just bring it all here, and it's for everybody to see. It's kind of the past for everybody. When we started researching it and everything, the more you learn, the more you want to know. So, and there's so much history here that people need to know it. It needs to be kept alive. So we keep telling stories, and it's great history. Meglio Las Vegas che a mezz'ora da qui o un posto così, e non puoi dire un po' l'uno e un po' l'altro, Las Vegas lunedì, venerdì, qui il weekend.
tipo casa di campagna. Non si può scegliere tutto. Non si può scegliere. O l'uno o l'altro. Adesso io vengo qui un weekend e te mi mandi via. No. Come filosofia di allora. come filosofia di vita. Las Qua c'è Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Come filosofia di vita qua tutta la vita. Sì. Anch'io. Per me Ma qui è sì. chi Tatui? Ma io Anch'io. sto anche da solo, guarda. Ogni tanto mi arrivano a trovare gli amici. Perfetto. Noi il weekend, vedi? No, Il no. weekend. 2-1. Anche te qui? 2-1 vince la Ghost Town a un semplice patto, che rimanga Ghost Town fantasma, infatti non diremo a nessuno Uno, dove siamo? Vedi, saluti e riparti. Questa è la regola del biker, perché la libidine vera è stare in sella, solo quella. Poi, nel garage dell'albergo, troviamo una bella sorpresa. Da sempre mettiamo la qualità della vita al primo posto. È per questo che ci prendiamo cura delle vostre cucine. Per farlo abbiamo affiancato ai nostri collaboratori le più innovative tecnologie. Siamo guidati da una grande passione, la stessa passione che hai nel costruire il tuo futuro. E pensiamo che rendere migliore la qualità della tua vita renda un po' migliori anche noi. Marinelli Cucine, al centro della tua famiglia. Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the road è viaggio. Tattoo on the road è storie. Tattoo on the road è tatuaggio. Tattoo on the road è avventura. Tattoo on the road è molte cose. Insomma, Tattoo on the road è Tattoo on the road. Punto. L'Italservice è un'azienda che produce e taglia bordi per il mercato nazionale ed internazionale. L'azienda è nata nel 1997 in uno stabilimento di Pesaro di 600 metri quadrati e in questi anni abbiamo avuto una crescita continua e costante che ci ha portato ad avere uno stabilimento qui a Valle Foglia di 10.000 metri quadrati tra coperto e scoperto. Noi rappresentiamo il 25-30% del mercato nazionale. Aspetta che provo. Perde olio. Questo a casa mia è decisamente olio. Bisogna che faccia Ma una ti cosa. accendi la luce tu un attimo, un Bisogna secondo. che faccia una roba però. Guarda un po'. Dov'è cazzarola? È su. Grazie. E olio. Bisogna che faccia una roba. Usciamo da qui dentro, andiamo alla luce, poi vediamo da dove perde, vediamo che cosa fare. Dai. Sosta forzata dal meccanico, doppio problema, il mio motore ricoperto di olio e la borsa di Tiziano che sganciandosi è finita arrostita dagli scarichi. Prego. The second one lose too many oil and tomorrow we found something too much oil. Okay, I'm gonna get the boss to get you guys squared away, okay? Allora siamo tornati per chiari problemi. Borsa da Udinì che metti dentro e la scompare, che fonda, la famosa India. E la mia oggi sotto aveva questa pozzanghera. Potevi riutilizzarlo, ti piacciono le Caesar salad, l'olio l'avevi. Io pensavo che fosse la moto di Tiziano davanti con la borsa che bruciava, invece questo è olio. Era puzza tremenda, noi dovevamo mettere guarda, il riciclo c'è una dell'aria. gocciolina, proprio ci sono le goccioline, è tutto guarda. trasuda da tutte le parti. Oh, really? In the front back. Oh, okay. Wow. Okay, so it dropped, landed on the pipe. Got it. Il beauty di un biker vero. I 7 nani. Cameraman. I 7 nani. Ma non è... C'ha i 7 nani questo. E gira l'America. Fantastico Tiziano, che anche nella scelta del beauty riesce a fare la differenza. Nel frattempo possiamo solo aspettare che i meccanici rimettano in sesto i nostri ferri. Certo che sulle strade succedono mille cose, ma il duello tra un biker e un SUV è una novità in senso assoluto. Io per fortuna non ero proprio appaiato, ho frenato appena, mi sono spostato, sono ritornato indietro e praticamente questo SUV è andato addosso a questa moto da strada
E lui grandioso. Lui è stato un grandioso, non è che si è spostato oppure accelerato, ha sfidato. Ha accettato la sfida. Ha accettato la sfida, si è riappoggiato. SUV contro moto. Il SUV che spingeva verso il centro e lui col piede che con una mano lo mandava a fanculo. Col piede spingeva, roba da Darik Stogni. Adesso diamo per l'ennesima volta il richiamo a Tiziano che lascia la moto accesa, come tutte le volte. Tiziano, quella moto la grigia è tua? Quella con il fanale acceso? Sì, perché mi rimane sempre acceso. La vogliamo lasciare così oppure ripartiamo con la batteria scarica o... Non lo so, aspettiamo un attimino, facciamo una cosa così sul fil di lana. Però io non ho capito cosa è successo con la sportina azzurra. Quello non lo saprei Quella mai. di mio figlio. Comunque a parte gli scherzi io la spegnerei. Ok. Sai perché cosa succede? Adesso lo dico veramente. Il surriscaldamento della lampada, anche nelle Harley, se non le raffreddi, fa saltare le lampadine. Questa è la cosa che ci scoccia di più, che in tutte queste cose vere che state dicendo c'è anche un ottimo sottofondo musicale che lo sottolinea e la cosa mi disturba tantissimo, quindi adesso vado a spegnere la luce. E finalmente appoggiamo le ruote sulla Mother Road, meglio conosciuta come Route 66. Su questa highway che attraversa gli Stati Uniti da Chicago a Santa Monica si è già detto e scritto di tutto. Certo che comunque è bello viaggiare sopra una leggenda lunga quasi 4.000 chilometri. Insomma, non è che ci siano emozioni particolari, ma è una cosa che va fatta, punto e basta. E poi, dal cuore della Route 66 spunta lui, il Royce Motel. Una delle tante icone della Mother Road ci si materializza improvvisamente di fronte. Nonostante l'aria rovente non è un miraggio e, cosa fantastica, incontriamo uno di quei benzinai che indossa sulla pelle la propria storia. La gente intende? Sí. Ese è un... Ok, gracias, lo voy a poner a mí. Stavo perguntando quanto tempo per... Come si presentava, quegli occhiali scuri, questa casacca cacchi da benzinaio sotto il sole, questo grande baffo era perfetto. Yo tengo 54 años, empecé cuando tenía 14 años. So. 14? Me hice mi primer tatuaje cuando tenía 14, ahí empecé. Hice sleeve. Todo estilo chicano? Todo, sí. Esto es arte de la cárcel. Branco y preto? Sí, la cárcel, todos mis tatuajes son... Uno stile oramai molto conosciuto, rinomato, molto grafico, assolutamente splendido. Todo estilo... Todo estilo... Chicano. Con la pistola, vamos a ver, è bello. Cadillac. Chevrolet. Smile now, cry later. Te ríes y luego lloras. aquí te cobra un shot, te cobra $100 la hora. $100 la hora. Yo traigo como 1000 horas arriba. 1000 horas. Sí, todo esto, mucho trabajo. ¿Es mucho artista o...? 3 artistas. 3 artistas, todo el cuerpo, sì. Todos amigos? Todos amigos. Todos sus amigos. Ho ritrovato tutte le icone tipiche di questa tipologia di tatuaggio e ho visto veramente con quanta naturalezza lui li portava, cioè non era un artificio, era veramente lui che vestiva in pieno la cultura della sua gente, insomma. Dicen aquí in and out, ustedes sí saben in and out las hamburguesas, in and out quiere decir adentro y afuera. Me dice, ¿dónde lo hiciste? Le digo, in and out ¿dónde? Adentro y afuera de la pinta, entrando y saliendo a la cárcel, entrando y saliendo a la cárcel. Veramente perfetto, uno stereotipo assoluto di questo stile. Il sole scende, ma il viaggio continua. Siamo lunghi con i tempi e la notte in sella questa volta non ce la leva nessuno. Visto che tanto il tramonto è andato giù e per andare a Cape Rock ci sono ancora 22 miglia, c'è una mezz'oretta dentro il parco. Io entrerei dall'ingresso est, questo di qua. Al parco di notte adesso? Sì. Tanto per arrivare comunque giù al motel dobbiamo attraversarlo, per cui tanto vale che entriamo nel parco e al limite illuminiamo il posto di Gran Parco. Vabbè, andiamo. Ok. Ingresso nord e andiamo dentro, dai. Poi dopo vediamo cosa succede. Facciamo subito una girata notturna. Siamo nel sud-est della California, tanto per capirci. Il parco si chiama Joshua Tree, alla lettera albero di Giosuè, proprio per questo particolare albero che si trova solo in questo strano angolo di pianeta.
L'idea di riattraversare il Joshua Tree un po' mi spaventava. Il Joshua Tree di notte è abbastanza pericoloso, ci sono un sacco di animali, ma era importante che facessimo questa cosa qui, era importante per Tiziano. Forse essere arrivati di notte ci ha regalato anche un po' di magia. Alla fine, fidandoci più dell'istinto che non del navigatore, ci fermiamo in una piazzola di sosta che si trova sul bordo della strada principale. In linea di massima, ma veramente di massima, questa dovrebbe essere la zona in cui Phil Kaufman, rispettando le ultime volontà del suo amico Graham, tentò di bruciarne il corpo. Impresa riuscita a metà a causa dell'arrivo della polizia. È una storia pazzesca, amici, quella di Graham Parsons, morto a soli 26 anni, tanto per cambiare, a causa di un'overdose. Ciò che volevo assolutamente fare era andare appunto in questo luogo dove si era consumato questa specie di rito, questa specie di promessa fraterna, poter capire, poter provare delle sensazioni, vedere e toccare tutto più da vicino. Era previsto l'arrivo al tramonto, invece casualmente, e devo dire forse fortunatamente, siamo arrivati a notte inoltrata. E quindi in un certo qual modo si è un po' ricostituita quella situazione, che era la stessa situazione presente in quel giorno, in quella notte. È una storia dove si mescola molta crudezza, ma anche molta umanità. Graham Parsons amava trascorrere del tempo al Joshua Tree con i suoi amici, il suo entourage, spesso anche con Keith Richards, tra creazione, sesso, alcol e droga. Proprio in questo deserto, in una stanza del Joshua Tree Inn, nel 73 Graham Parsons muore di infarto. Il suo patrigno decide di trasferire il suo corpo a Los Angeles per portarlo in Louisiana, mentre il suo manager amico Phil Kaufman, per dar fede a un voto che si erano fatti, si finge delle pompe funebri, affitta un carro funebre finto, va all'aeroporto, trafuga il corpo di Graham Parsons, lo porta al Joshua Tree e così come si erano promessi, nel posto dove amavano di più stare, cioè il Cape Rock, ci versa sopra ben 5 galloni di benzina e gli dà fuoco. Il giorno che sarebbe stato il giorno del 27° compleanno di Graham Parsons, Phil Kaufman va a costituirsi. A un certo punto sentiamo una musica. Guardandoci intorno nessuno di noi aveva niente per cui c'è la musica, fino a quando vedo Luca che mi guarda i pantaloni. Praticamente il telefono si era acceso da solo e io ho 2 canzoni di Graham Parsons su 4500 canzoni ed è partita una canzone di Graham Parsons. Per me è un regalo grandissimo perché sarà un ricordo che ci accompagnerà per sempre questo. Ok. Possiamo andare? Se ti vuole una risposta possiamo andare? No, non lo so, ma penso che sia tutto a poco. Can we go? Hey miss, you gotta stay on the yellow path up there, lady, on the orange flower. Thank you. We're 7 pregnant women with machine guns. Ora che ce n'è. Ciao.